Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere quali sono le sorprese che arrivano entro la fine dell'anno. Abbiamo tre porte, la prima è un portone arancione, la seconda scelta è questo portone verde, mentre la terza scelta è questo portone giallo. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Bene, cari amici della porta 1, andiamo a vedere quali sono le energie che entrano entro la fine dell'anno. Vi ricordo sempre che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla, vi consiglio di ascoltare una delle altre due letture. Nel caso voleste contattarmi, trovate la mia email nella descrizione del video, la trovate qui e anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Questa si è fermata così, ragazzi. Era un diavolo. Allora abbiamo un diavolo, un cavaliere di spade e un 4 di coppe. Abbiamo un 5 di pentacoli, un fante di pentacoli, la carta del mondo, un re di coppe, il carro, un 7 di spade e un re di spade, ragazzi. Ok. Ho la sensazione che qui ci sia qualche questione legata all'ego. Quando c'è il diavolo c'è sempre qualche tema o di ego o di energia repressa piuttosto che di schiavitù che normalmente è volontaria con la carta del diavolo e ho come la sensazione che ehm, ragazzi qualcuno potrebbe ehm, lavorare proprio con questo diavolo, mi verrebbe da dire. Allora, abbiamo un fante di pentacoli. Il fante di pentacoli è la carta dello studente. Io qui ho come la sensazione che studierete il modo di andare oltre certi tipi di condizionamenti. È come se vi liberaste, mi viene da dire, da certi condizionamenti. Devo dire che avendo anche un 5 di pentacoli vicino al diavolo, per qualcuno si tratta proprio, e c'è anche un 7 di spade, per qualcuno si tratta proprio di una sorta di codipendenza, quindi il fatto di dipendere da una persona o da più persone, normalmente è una, però può essere una codipendenza o nei confronti di un partner, una partner, di un datore di lavoro, di un familiare, quello che è. Ognuno di voi poi applichi la lettura alla propria realtà. Però qui sento come se ci fosse una sorta di staticità da parte vostra ed è un po' come con questo fante di pentacoli, come se aveste bisogno di imparare a gestire meglio certe situazioni piuttosto che certe persone. C'è anche la carta del matto, si parla di nuovi inizi, qui. Ho come l'idea, ragazzi, che dobbiate trovare un po' di, come vi posso dire, spinta interna ehm, per riuscire ad uscire da questa sorta di dipendenza, appunto, che può anche essere una dipendenza
lavorativa, se per esempio qualcuno volesse diventare autonomo, c'è bisogno di fare uno sforzo, c'è bisogno di applicarsi per riuscire ad uscire da questa situazione. Vi dico, con il fante di pentacoli è come se aveste proprio bisogno di studiare, di prendere degli attestati, dei certificati, di informarvi. Se non dovete proprio prendere un certificato, perlomeno informarvi, anche senza frequentare proprio una scuola, potete anche semplicemente prendere dei libri voi e studiare certi temi per conto vostro, in modo privato, senza necessariamente dover andare a delle lezioni, insomma. Però qui ho come la sensazione che abbiate bisogno di aria fresca. Con questo 4 di coppe è un po' come se foste lì, chiusi in casa, mi viene da dire, ad aspettare che le cose passino, ad aspettare che questo periodo passi. È come se ho la sensazione che qualcuno qui abbia, tra virgolette, lottato fino ad adesso per riuscire ad uscire da una situazione. Probabilmente questo sforzo è stato talmente grande che adesso siete in una fase dove dite ok, tanto tutto quello che faccio non serve a niente per uscire da questa situazione, ma invece non è vero. Il punto è che prima di fare qualcosa dovete capire come farlo e avete bisogno di dati per farlo. Quindi avete bisogno di conoscere certe cose per fare questo tipo di movimento, questo tipo di passaggio. Anche perché vi sento che avete, cioè il vostro cuore è pulito. Se state soffrendo in questo momento è a causa di un'altra persona. Voglio andare a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il diavolo. 3 di coppe, vediamo se riesco a fare un po' più di spazio. Ok, 3 di coppe, 3 di pentacoli, scusate, che di coppe. Mago e papa. Allora, qui ci può essere qualche tipo di condizionamento ehm, legato alla società, considerato che c'è il papa, legato a come dovete muovervi, come dovete agire, su che cosa dovete fare, il tipo di collaborazioni che dovete intraprendere. Mm, sì, per uscire da questa sorta di dipendenza. Questo era un re di bastoni, ma lo tiro su, ragazzi. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un cavaliere di bastoni. Di nuovo, matto e appeso. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Allora, la mia sensazione è proprio quella 6 di pentacoli al contrario. Diavolo un'altra volta e di nuovo il fante di pentacoli. La mia sensazione, ragazzi, è quella che dobbiate smettere di stare fermi in una determinata posizione, in una determinata situazione, diciamo, di speranza. Cioè, è un po' come se avessi bisogno di prendere voi in mano le redini della vostra vita, c'è bisogno di effettuare uno studio o comunque di approfondire determinate conoscenze per riuscire a fare questo salto, ma vi dico che riuscirete anche a farlo. Anzi, vi dirò, molte persone usciranno da questa dipendenza. Vi dico che ci sarà una sorta di... ehm, vi sento motivatissimi nel voler cambiare la vostra situazione, nel voler essere valutati di più, nel voler essere liberi, riconosciuti. Guardate, con la scusa che c'è un papa potreste anche far riferimento a un terapeuta che magari vi aiuta a vedere le cose in un altro modo, vi aiuta a non rimanere lì fermi ad aspettare. Ehm, è come se vi, sì, appunto, se vi aiutasse ad uscire
diciamo ad aumentare la conoscenza per riuscire a gestire questa situazione di dipendenza che vediamo qui. Andiamo a vedere il 5 di Pentacoli. Temperanza, di nuovo una carta di guarigione. 3 di coppe e 8 di coppe. Dunque, ragazzi, io qui non mi stanno le carte. Come faccio? Io qui ho la sensazione che abbiate bisogno appunto di applicarvi su di voi, di fare qualche tipo di lavoro sull'amor proprio e soprattutto c'è bisogno di cambiare questa mentalità di carenza di cui ci parla il 5 di denari. Il 5 di denari è sempre una carta di perdita economica o materiale che rende una persona vincolata, la rende magari dipendente all'aiuto di qualcun altro. Qui vi dicono potete avvicinarvi agli amici, ma è come con questo 8 di coppe se doveste fare un lavoro interno, cioè come vedete voi la situazione, perché qui tra l'appeso e il 4 di coppe è un po' come se foste troppo fermi, mi verrebbe da dire. Manca questo input, manca questa determinazione, manca la voglia di iniziare qualcosa di nuovo, mi verrebbe da dire. È un po' come se foste drenati in questo momento, per quello che qui compare il Papa, come se aveste bisogno di una guida o se vi facesse bene iniziare un percorso con una guida spirituale. Ragazzi, le guide spirituali non sono necessariamente umane, possono anche essere dei libri, ipotesi, possono essere dei video su YouTube, possono essere dei film che magari in una scena importante vi fanno capire una dinamica, diciamo che rispecchia la vostra vita. Quindi ognuno di voi applichi questo Papa alla propria realtà. Però sta di fatto che ehm, arriverà qualcuno per aiutarvi a lavorare con questo fante di pentacoli. Ce l'avete anche qui, tra l'altro. Il fante di pentacoli sento che è una carta chiave, nel senso che più studiate, la conoscenza espande la coscienza. Quindi questo fante, anzi adesso andiamo a vederlo, vi aiuterà a capire come maneggiare meglio la situazione o questo momento di carenza. Allora abbiamo un fante di pentacoli e un 5 di bastoni. Qui si tratta di fare un passo alla volta, mi viene anche da dire di pianificare le cose con, sì, con una certa, con un certo anticipo, mi verrebbe da dire, come se doveste calcolare le mosse degli avversari. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un sole al contrario e un 7 di coppe. Guardate ragazzi, in questo senso sento che gli amici, perché il Papa potrebbe anche essere un amico, una guida, diciamo una persona che vi aiuta a pensare in un altro modo, ecco, mettiamola così. Sono quelle persone che curano l'anima, che sostengono e ho come la sensazione che potreste trovare supporto nella vostra cerchia di amicizie. L'unica cosa che vi dicono, fate attenzione a non essere impulsivi, cioè calibrate bene tutte le mosse. Andiamo a vedere questo re di coppe. La giustizia. Nove di spade, adesso non lo vedete più, e qui c'è un cavaliere di coppe. Ragazzi, vi dirò che da tutto questo movimento ne scaturirà una maggior maturità emotiva. C'è anche la carta della giustizia, quindi si può trattare di una giustizia divina, quindi come se le cose fossero regolarizzate a un certo punto, ma ho la sensazione che sarete voi a regolarizzarle, sarete voi a dire no, boom, basta,
sarete voi a probabilmente fare un'offerta ad un'altra persona. Tenete presente che avete re e cavaliere di coppe, quindi potrebbe anche essere il contrario, cioè un'altra persona fa un'offerta a voi, anche se sento che è più un, diciamo, uno scatto di maturità che farete, perché passate da un matto a un re, quindi da una carta che esprime un bambino, un'energia che nasce, a una carta che ha compiuto un percorso. Vi manca solo più il giudizio e poi ho come la sensazione che qualcuno qui potrebbe veramente vivere un risveglio spirituale. Adesso andiamo a vedere il carro. Asso di pentacoli e 2 di spade. E allora, il carro ragazzi è una carta di movimento, è una carta di spostamento, è una carta che ci parla di qualcuno che dà una direzione o cambia di direzione. Vi dico così perché c'è un asso di denari, quindi è come se ci fosse un nuovo inizio, anche se poi alla fine ci sono dei dubbi inerenti a questo nuovo inizio. Andiamo a vedere il 7 di spade. Ruota della fortuna e 9 di bastoni. Allora ragazzi, ho come la sensazione che tutto questo periodo vi aiuterà a capire dove state vivendo la codipendenza, che cos'è, e come gestirla, perché ho come la sensazione che affronterete come degli studi o delle conoscenze che potrebbero realmente illuminarvi su come gestire certi tipi di dinamiche. Quello che sento è che inizierete a comportarvi in un modo diverso, ripeto, è come se riusciste a non farvi più condizionare dagli altri. Bisogna però applicarsi, bisogna studiare, bisogna cercare anche un passo alla volta, va benissimo, non è che bisogna sapere tutto e subito. Potete anche prendervi per esempio i bignami dei libri, cioè che sono i riassunti dei libri, però è come se aveste bisogno di imparare a gestire la materia. Qui avete il mago. Il mago è colui che ha i 4 elementi sul tavolo ed è perfettamente in grado di trasformare questo diavolo in un papa, perché è colui che fa alchimia, fa magia bianca, trasforma se stesso dentro per modificare la realtà fuori. È un po' una carta che vi dice di prendere le energie pesanti e di sfruttarle a vostro vantaggio. Sento appunto che c'è questa codipendenza, qui vi dico c'è un 5 di pentacoli, ma ho anche l'idea che diventerete più furbi nel gestire le cose. È come se iniziaste a vederci chiaro, di conseguenza iniziaste a comportarvi, inizierete a comportarvi in un modo un po' più scaltro. Ragazzi, io sento che qua cambierà qualche cosa o sì, ci sarà un inizio, un nuovo tipo di inizio bello bello forte, perché qui abbiamo il mago, e scusate, abbiamo il matto, qui abbiamo il mago, ma un matto da un'altra parte, eccolo qui, e poi c'è anche una bellissima ruota della fortuna, un asso, e tra l'altro la giustizia è una carta che parla di contratti, quindi per qualcuno ci potrebbe anche essere un nuovo contratto collaborativo se per voi tutta questa cosa riguardasse il lavoro, magari un lavoro dipendente, appunto, come dicevamo prima. Però sento che in questo periodo andrete a lavorare proprio quello che è questo vincolo che sentite, questa carenza che sentite o dipendenza che sentite nei confronti di qualcun altro. O meglio, prima si vive la carenza col 5 di pentacoli, di conseguenza si tende, è una carta un po' statica, si tende a rimanere lì in quella situazione senza fare niente. Però questo è quello che se ne andrà. È come se iniziasse, ripeto, un nuovo periodo. Vi dico, cercate di fare un po' i furbi. I furbi non vuol dire fregare gli altri, però è un po' come se vi dicessero di giocare a scacchi. Pensate agli scacchi, non so se sapete giocare, però il gioco degli scacchi è un gioco di strategia perché
oltre alla mossa che io faccio in questo momento, penso se facendo questa determinata mossa, quali potrebbero essere le altre mosse possibili dell'avversario. È un po' come pensare in anticipo come l'altro si potrebbe comportare e pensare già a una contromossa. Ok? Qui con la carta del carro c'è un movimento, c'è un cambio di situazione, un cambio, magari non lo sento tanto, ma per qualcuno potrebbe anche essere un cambio di residenza, un cambio di lavoro. Sento che è più un cambio di direzione, come se prima aveste avuto un certo tipo di realtà e ad un certo punto iniziaste con un nuovo tipo di realtà. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Sì, ragazzi, qua vi dicono di... ho come l'idea che vi dicano di non dire tutto a tutti, ma di proteggere la vostra fortuna. Qui abbiamo un 9 di bastoni e la ruota della fortuna. Con strategia, che è quello che dice il re di spade. Andiamo a vedere un oracolo. Comunque ragazzi, se avete qualche tipo di schiavitù, qualche tipo di dipendenza, qualche tipo di questione che vi tiene bloccati, sento che cambierà, ok? Ok, andiamo a vedere. Carta numero 11, andate a vedere perché è una carta di numeri doppi. Anche questa carta, ragazzi, parla di un rilascio, di lasciar andare, di un saluto finale. Parla anche di suoni. Potrebbero essere canti, fatemi vedere un attimo. Perché qui parla di suoni che curano, quindi potrebbe essere utile per voi magari avvicinarvi alla musicoterapia, perché ogni nota corrisponde a un chakra e suonando quella nota si va a riequilibrare quel chakra. Sta di fatto, ragazzi, che qui vi dice che c'è una rottura con un ex. Quindi, qualsiasi sia la vostra situazione, ma soprattutto se è un ex, ragazzi, uscirete da questa dipendenza da questo ex, acquisirete una maggiore maturità emotiva, arriva comunque quello che è la giustizia divina. Qui ho due carte di contratti in effetti. Se fosse una separazione, ho come la sensazione che finalmente potrebbe arrivare e finalmente sarà anche stabilita per legge, scritta. Da lì in avanti, ragazzi, le cose cambieranno in benissimo perché abbiamo comunque la ruota della fortuna. Quindi state sereni. Più che tutto, cercate di assorbire più informazioni che potete per quello che riguarda come maneggiare certe situazioni. Se siete, per esempio, in una relazione tossica, visto questo diavolo, e state cercando magari appunto di lasciarle indietro, cercate di capire quali sono le dinamiche di comportamento da rompere, perché le dinamiche tossiche si instaurano perché si crea sempre lo stesso tipo di comportamento, ok? È un ciclo che si ripete, è un ciclo abusivo. Cercate su YouTube ciclo abusivo. Sono 4 fasi. E qui è come un, ok, studio quali sono queste fasi, mi rendo conto di quali, appunto, rendendosi conto delle fasi di questo ciclo abusivo, voi vi rendete conto in quale di queste fasi non riuscite a scappare, diciamo così, o quale di queste fasi potete rompere. Perché qui c'è un carro, c'è un cambio di direzioni, c'è un asso di pentacoli, quindi c'è un nuovo inizio. Poi terminiamo con la ruota della fortuna. L'unica cosa, ecco, cercate di essere un po' più furbi, di diventare più osservatori. Bene, amici della prima scelta, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche condividere il video o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della seconda scelta, andiamo a vedere le energie
che ci saranno entro la fine dell'anno. Vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, vi consiglio di ascoltare una delle altre 2 letture. Nel caso vogliate contattarmi, trovate la mia email sotto nella descrizione del video, la vedete qui e anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere. Partiamo con un 8 di pentacoli. Wow, 10 di pentacoli, 3 di coppe. Abbiamo un 6 di coppe, un re di spade, la carta del mago, la carta della stella, facciamo così che la metto qui, un 7 di bastoni e un 9 di pentacoli. Ragazzi, devo dirvi che quello che entrerà sarà parecchio abbondante. Allora, tante carte di denari, o perlomeno sono quelle che mi colpiscono di più, perché qui avete 9, scusate, 8, 9 e 10 di denari, quindi 3 carte in successione. Allora ragazzi, qui ho come la sensazione che qualcuno si debba staccare da qualche realtà, può essere una realtà familiare, può essere una realtà aziendale. Ho come la sensazione che qualcuno potrebbe diventare autonomo. Se non fosse quello il vostro caso, nel senso che magari già siete autonomi o non avete intenzione, è come un prendere distanza. Mi verrebbe da dire dal passato. Adesso andiamo a vedere carta per carta, così riesco a darvi qualche notizia in più. Ho come l'idea che dobbiate lavorare parecchio su voi stessi, però, Andiamo a vedere. Andiamo a vedere questo 8 di ok. Wow, 3 di coppe un'altra volta, ce l'avete già qui. 9 di bastoni e 5 di coppe. Allora, devo dire ragazzi, perché sento 2 carte che normalmente sono 2 carte un po' di tristezza. Il 9 di bastoni è una carta di stanchezza, mentre il 5 di coppe è una carta di rammarico, di pentimento, diciamo così. Però io qua ho la sensazione che sia un po' come uscire dal vostro guscio, con la scusa che sono al contrario. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Asso di coppe. Poi abbiamo la temperanza e il giudizio. Ragazzi, io qui sento che qualcuno si renderà conto di una certa dinamica familiare, aziendale. C'è un asso di coppe, è un nuovo inizio e c'è anche il giudizio, è un risveglio. E in mezzo abbiamo la temperanza, che è una carta di guarigione. Ho come la sensazione che qui ci sarà appunto, come vi dicevo prima, una presa di consapevolezza, una presa di coscienza. È come se ne andasse un po' l'innocenza, ragazzi. Se foste meno ingenui. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. 6 di spade e 6 di coppe. Qui qualcuno se ne vuole andare fortemente, vuole staccarsi da un certo tipo di realtà familiare, realtà aziendale, realtà. Tenete presente che quando c'è il 10 di coppe, di pentacoli, fa anche riferimento a dei contratti, quindi può essere che qualcuno qui se ne voglia andare da certi contratti, magari volete iniziare un'attività per conto vostro,
magari state puntando tutto, perché 6 di coppe ce l'avete anche qui, su un sogno che avete nel cassetto da tanto tempo. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. 7 di spade. E regina di coppe. Ragazzi, qui, perché avete regina di coppe e re di spade, ho come l'idea che non dobbiate farvi fregare dalla vostra emotività, perché qui abbiamo un asso di coppe, ok? Quindi è un qualche cosa, una carta che ci parla di apertura del cuore. La sento molto verso un'apertura, cioè verso voi stessi. Però comunque quando uno è aperto, quindi è anche più vulnerabile, soprattutto se non si sa schermare. Infatti qui avete un 9 di bastoni al contrario, come se non vi sapeste proteggere. C'è anche questo 7 di spade, però ho come la sensazione che dovrete, me lo richiama il re di spade, dovrete lavorare sulla vostra capacità di discernimento, cioè riuscire a dividere, discernere o discernire, non mi ricordo mai come si dica, ehm, quello che è la realtà da quello che è l'illusione. Perché vi ricordo che con 6 di coppe sono sogni dell'adolescenza. O comunque sono sogni che hanno tanta vita, diciamo, ma bisogna appunto rimanere con i piedi per terra, mi viene da dire, vedendo questo re di spade. Andiamo a vederlo. Potrebbe anche essere una persona, questo re di spade, che vi mette un po' i bastoni tra le ruote. Abbiamo un 6 di pentacoli e un 8 di coppe. È come se doveste farvi valere nei confronti di una persona. Se dovete affrontare un viaggio, qui il punto è cercate di risparmiare il più possibile. Questa è una piccola parentesi. Andiamo a vedere questo mago. Mm, 5 di spade e asso di bastoni, 2 assi. Allora ragazzi, sento che qua il punto è che dovete organizzare il modo in cui muovervi, organizzare le finanze, organizzare un piano, se vogliamo, d'attacco, se dovete affrontare questo viaggio, fate proprio un programma di viaggio, perché qui con il mago avete tutte le capacità di trasformare la vostra realtà, avete anche tanto entusiasmo, tanta passione, ma con questo 5 di spade c'è confusione mentale. Ecco perché è arrivato questo re di spade, vi dice di fare un programma, vi dice di fare una strategia, è il giocatore di scacchi. Andiamo a vedere la luna. Abbiamo una regina di bastoni e un 8 di bastoni. Allora ragazzi, la luna fa riferimento a molte volte al passato, vi dico così perché è vicino a un 6 di coppe, anche questa è una carta che parla di passato e c'è anche il giudizio, quindi secondo me è una questione che vi portate dietro da tempo. Potrebbe essere un cambio da dover pianificare, come vi dicevo, magari un viaggio, magari semplicemente un cambio aziendale piuttosto che familiare, insomma, c'è qualche tipo di cambio qui da dover affrontare. Mm, ma ho come la sensazione con questa luna che non sia del tutto chiaro come muoversi o che tipo di cambio volete, perché la luna è una carta di proiezioni. È una carta che mi dice che a parte ci sarà un po' di paura probabilmente per questi cambi,
ma avete bisogno di... Mi viene da dire, tenetevi le cose per voi. Non dite niente a nessuno, neanche se avete paura. Tenete le cose per voi. Scrivete un diario piuttosto per sfogarvi. Prendete a pugni il cuscino, fate quello che vi pare. Però qua ho proprio come la sensazione che vi dicano non vi fidate di nessuno. Avete anche un 7 di spade, tra l'altro. Quindi non vi fidate di nessuno. Se dovete fare dei progetti, fateli per conto vostro. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Mm, mm. Ragazzi, torre morte. Devo dire che sono due carte molto impegnative. Con questo set di bastoni al contrario, ho come la sensazione che non vi resterà altra alternativa se non quella di cambiare strada, fondamentalmente. Avete due carte di viaggio comunque. Voglio andare a vedere anche questo 9 di pentacoli. Cinque di pentacoli. Fante di spade. Allora ragazzi, quello che entra, vi dirò, che è qualche cosa inerente alla vostra attività quotidiana. Ho come la sensazione che questo distacco che vi dicevo prima, il fatto di giocare una partita a scacchi, vi darà la possibilità di iniziare un nuovo tipo di percorso, avete un altro asso anche qui, più indipendente. Per qualcuno si tratta proprio di un lavoro, di qualche tipo di contratto, magari appunto autonomo, cioè se siete autonomi è come qualche tipo di contratto nuovo che vi permette di andare avanti, può essere un contratto a lungo termine anche, vi dirò, magari un contratto di collaborazione, però è come se qualcuno iniziasse a inseguire un proprio sogno. Ora va tutto bene perché sento che potrebbe essere positiva come cosa, però fate un piano, fate una strategia. Il re di spade può far riferimento molte volte a degli avvocati, ragazzi. Tenete presente che è un re di spade, le spade sono collegate alla mente, alla parola, quindi a qualcuno che parla. Ho l'idea che stiate appunto inseguendo un sogno da tanto tempo ed è come se aveste deciso, diciamo così, di iniziare questo tipo di percorso. Vi dico, arriva qualche cambio a livello di quotidianità. Come non dico che sarete da soli, ma non sarete più in mezzo a tanta gente. Ecco, mettiamola così. Ci sarà anche, grazie alla temperanza e al giudizio, una sorta di risveglio, perché il giudizio è proprio la carta della rinascita. Per quello che riguarda perché anche la temperanza è una carta che rimette in equilibrio, è una carta che guarisce e qui abbiamo l'asso di coppe che è collegato al cuore, quindi sento che in qualche modo il vostro cuore ne gioverà. È un po' come dire, ci provo lo stesso, tutti mi danno addosso, mi dicono che non è un buon progetto, ipotesi, ma io sono cocciuto o cocciuta, è un sogno che ho da tantissimo tempo e voglio comunque portarlo avanti. Fate un piano, iniziate a fare qualche azione di tipo concreto per cambiare la vostra realtà. Fate attenzione a quelle che sono le proiezioni e mi verrebbe da dire che c'è anche una persona che vi mette i bastoni tra le ruote in questo sogno, come se vi demotivasse. Però tenete presente che l'ultima carta è un 9 di pentacoli. È una carta di abbondanza, è una carta di eredità, è una carta di indipendenza, di amor proprio, di lavoro autonomo, di ricchezza, di prosperità. È come se vi rendeste conto di quali sono i punti carenti
nella vostra vita, che potrebbe essere il denaro, potrebbe essere il come gestite il denaro, potrebbe essere il come parlate o il fatto di stare magari in una realtà lavorativa che non vi appaga, vi spegne in tutti gli altri campi della vostra vita. È un po' come diventare osservatori e cambiare il vostro tipo di realtà. Avete tutte le caratteristiche necessarie per fare questo tipo di cambio ed è quello che succederà. Avrete un nuovo inizio. Se siete senza lavoro, come la sensazione che potrebbe arrivare il lavoro, magari proprio perché siete senza lavoro, riscavate nel passato questo progetto, questa idea e iniziate a darle forma. Vi dico, la prosperità, l'abbondanza, l'indipendenza, arriva tutto. E qui inizierete a rendervi conto dove avete questo atteggiamento un po' di carenza, un po' da vittima, perché quando c'è il 5 di Pentacoli c'è sempre una sorta di situazione dove la persona sa che non sta bene, ma non fa niente per cambiare. E invece qui voi farete qualche cosa in modo concreto per cambiare questo tipo di situazione. Fate attenzione a una cosa però, non avendo le idee ben chiare con la carta della luna, perché la luna illumina la verità a metà, potreste rischiare di fare delle azioni un po' così a caso, soprattutto con questo 5 di spade. È per quello che è molto importante questo re di spade, il dover, mi verrebbe da dire, il cercare alleanze anche lontano da voi, però cercare comunque persone che vi possano dare una mano in questo tipo di progetto, anche dei soci, degli investitori, dei collaboratori. Più che collaboratori, perché in realtà sento che è una cosa vostra, degli investitori mi verrebbe da dire. Quindi ragazzi, quello che arriva è una buona dose di indipendenza economica. Entra il lavoro o se non, se magari avete già un lavoro dipendente, si potrebbe trasformare in un lavoro autonomo. Se non avete lavoro potrebbe arrivare lavoro, se non volete cambiare lavoro, ipotesi, state comunque lavorando, ho la sensazione che incrementerete il lavoro che già avete con questo vostro progetto nuovo che vi porterà prosperità, sento. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire per concludere la lettura. Ragazzi, l'unica nota negativa sono questa morte e torre al contrario, ma qui ho come la sensazione che siate voi a non voler concludere definitivamente qualcosa, come se voleste lasciarvi ancora delle porte aperte magari col passato. Se per caso, lo dico, mi risuona per pochi, però ve lo dico, se per caso siete stati licenziati, fate il lavoro del mago, trasmutate questa possibilità, questo evento predestinato, sfortunato, trasformatelo in qualcosa di positivo, trasformatelo in qualche occasione, riscavate nei sogni che avevate del passato e mettete in pratica, mettete in opera le vostre idee, perché arriva l'abbondanza, ragazzi. Arriva il lavoro, arriva il denaro, arriva... Per qualcuno potrebbe anche essere un'eredità, anche se lo sento per pochi, però potrebbe essere che vi arrivi un'eredità di una casa, magari, di una proprietà. Carta numero 2, guardate, fortuna, protezione, possedimenti, skills, doti. E parla di amuleti. Qui fa vedere un cristallo, questa è un'ametista, esattamente come questa. Potrebbero esservi utili degli amuleti, dei cristalli, dei quarzi. Sapete che i quarzi si possono programmare. Prima o poi riuscirò anche a fare i video dei quarzi. Però ragazzi, qui si tratta di un cambio positivo. Potete anche iniziare a fare dei lavori di manifestazione, con queste doti, e soprattutto perché avete anche il mago. Il mago è una carta di manifestazione.
è una carta di colui che ha in mano il potere di gestire la propria realtà. Cari amici della seconda scelta, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute anche alle persone che hanno scelto la terza porta. Andiamo a vedere anche per voi che energie entrano entro la fine dell'anno. Vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla potete sempre ascoltare una delle altre due letture. Per contattarmi trovate la mia mail sotto nella descrizione del video, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Va bene, andiamo a vedere le energie disponibili. Abbiamo una regina di coppe, un 9 di coppe, 4 di coppe, la torre, ragazzi, 5 di coppe, abbiamo un re di coppe, 3 di bastoni, il mondo e fante di spade. Ragazzi, partiamo da questa regina di coppe. La regina di coppe può far riferimento a una persona o può far riferimento anche a voi. Guardate, ho come l'idea che qui potrebbe esserci come un sogno, qualche tipo di realtà, qualche tipo di stabilità che verrà compromessa, ragazzi. Ma in meglio. Nel senso che quando arriva la torre è perché è l'universo che ci manda degli eventi esterni che un po' distruggono effettivamente la nostra realtà, però è sempre per poter, diciamo, reindrizzare la nostra vita. Quando arrivano questi momenti è perché non siamo sulla strada giusta. Allora l'universo ci manda questi drammi, queste cadute, se vogliamo, perché normalmente la torre è una caduta dell'ego, proprio per far sì che possiamo rinascere nuovamente e reindrizzarci in una nuova strada, in un nuovo percorso, diciamo così. Andiamo a vedere carta per carta, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Ripartiamo dalla regina di coppe, imperatore, wow, imperatore, 2 di bastoni, asso di coppe che aveva già fatto capolino prima e 4 di coppe che avete anche qui. Ragazzi, ho come la sensazione che questa lettura potrebbe essere affettiva e ho come l'idea che qualcuno, potreste conoscere qualcuno che destabilizza un attimino la vostra realtà. Come se ci fosse perché c'è l'asso di coppe, un nuovo amore, una nuova nascita. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Abbiamo un cavaliere di spade morte. Allora ragazzi, qui ho come la sensazione che vi stancherete un po' in questo prossimo periodo
è come se, non dico perdeste le speranze, però quasi. C'è come qualche cosa che vi attanaglia, che dovreste lasciare indietro con questa morte. Vi ricordo che la morte può far riferimento ad abitudini, relazioni, persone, oggetti immateriali, ed è una carta che appunto taglia per dare la possibilità di rigenerarsi. È un po' come lasciare indietro quello che non serve, un po' l'energia della regina di spade, per capirci, per poter andare avanti più leggeri. Però è come se non vi rendeste conto che in realtà avete tutto quello che potreste desiderare, ma ho la sensazione che voi vorreste qualche cosa in più. Per qualcuno si tratta di un figlio, per qualcun altro può essere un progetto, magari un progetto di coppia, visto che potrebbe rappresentare una lettura, diciamo, sugli affetti. Andiamo a vedere questo 4 di coppe. Abbiamo un fante di coppe e un 4 di bastoni, ragazzi. Io ho la allora, riguarda le questioni affettive, su questo sono abbastanza sicura, però è come se aveste già un certo tipo di stabilità, però vorreste qualche secondo me qualcuno qui vuole un figlio, ve lo dico perché lo sento proprio tanto. È come se mancasse una carta per far pinacola. Per qualcun altro, se non è quello il vostro caso, ho come l'idea che stiate aspettando una persona in particolare, però ho come la sensazione che questa persona non sia esattamente quello che voi dovreste aspettare. Andiamo a vedere questa torre perché è quella che mi preoccupa di più di tutte le carte che ci sono. Mm, mm. Due di coppe e asso di spade. Ragazzi, qui bisogna far venire fuori gli altarini. C'è un 2 di coppe al contrario. Ho come la sensazione che qualcuno qui voglia rompere un legame, voglia rompere un'unione. C'è qualche tipo di verità che deve essere portata a galla, o che, meglio, che verrà portata a galla. Devo ancora capire se sarete voi o se sarà l'altro o l'altra. Però ho come l'idea che uno dei due non sia più tanto innamorato come lo era prima. Andiamo a vedere questo 5 di coppe. Giudizio e matto. Ragazzi, sento che qui il consiglio è di non focalizzarvi su quello che avete perso, non focalizzarvi sul passato, su quello che avreste potuto dire, avreste potuto fare, su come potevano andare le cose, se, perché alla fine della fiera, se le cose sono andate così è perché dovevano andare così, non potevano andare diversamente da così. Quindi anche farsi tutti questi sensi di colpa non serve molto, più che tutto vi rende un pochettino ciechi, nel senso che siete troppo focalizzati su quello che avete perso e non date valore a quello che ancora avete. Voglio andare a vedere questo re di coppe. Abbiamo un 7 di pentacoli e un fante di pentacoli. Sì, vi ripeto, ce l'ho proprio chiaro, è come se qualcuno dovesse uscire da una relazione perché un'altra persona vi arriverà, diciamo così, a destabilizzare la vostra stabilità. Scusate il gioco di parole, però ho come l'idea, sì, che entrerà una persona nuova e che la realtà che state vivendo o che avete vissuto fino ad adesso, se è una realtà che non vi garba, il lavoro di questo periodo sarà proprio quello di rompere quest'unione. Voglio andare a vedere il 3 di bastoni. Uh,
Gli amanti, questa è la posizione del futuro, ragazzi? Ama amanti e 6 di coppe. Ragazzi, potrebbe essere l'anima gemella, vi dico. Ve lo dico perché poi qui abbiamo anche il mondo. C'è un cambio a 360 gradi delle dinamiche. E vi dirò che potrebbe anche essere qualcuno che ritorna dal passato dopo tanto tempo. Normalmente quando c'è il 6 di coppe non è mai un ex, nel senso che è qualcuno con il quale o la quale c'è stato semplicemente un rapporto platonico, un rapporto di amicizia, magari anche profondo, eh. Però arriva l'amore. Sono due 6, sono due carte che potrebbero parlare di anime gemelle. E la prima, quella che lasciate indietro, vi dirò, potrebbe essere un'anima karmica considerata la torre. Mentre la seconda sì, potrebbe essere un'anima gemella. Ovviamente il fatto che si debba lasciare qualcuno indietro o arrivi qualcuno di nuovo, magari non è proprio per tutti, ok? Quindi prendete il pezzo di lettura che vi risuona, ok? Perché magari adesso siete in una fase dove state effettuando la separazione e più in là arriverà magari l'altra persona. Non è detto che le cose siano, che si accavallino, ok? Che il fatto che lasciate la vostra vecchia strada sia accavallata al fatto che incontrerete una strada nuova. Sento che per molti è così, ma non è detto che lo sia per tutti. Andiamo a vedere il mondo, voglio andare a vedere 5 di pentacoli e nuovamente la regina di coppe. Ragazzi, avete 5 di coppe e 5 di pentacoli, non vi nego che ci sarà una perdita, avete la morte e la torre. Non sarà proprio un passaggio indolore, questo ve lo dico. Soprattutto se ci sono dei figli di mezzo, se ne va di mezzo appunto la loro stabilità, la loro serenità, potrebbero essere scelte un po' impegnative, però avete il mondo. Cambierete, per qualcuno si tratta proprio di cambiare casa, di cambiare di trasferimenti proprio. Voglio andare a vedere ancora questo fante di spade. Regina di denari. Diavolo. Ragazzi, qui il consiglio è di tenere tutti e tutto sott'occhio. Ipercontrollate tutto. Carta del sorvegliante. Qui abbiamo bisogno di guardare anche in lontananza che cosa succede, non solo quello che è davanti a noi, ma anche al di là di certe... A distanza, ragazzi, anche qui avete il mondo, è come cercate di... Se per esempio state cercando una casa, non lo sento per molti, però per qualcuno sì, cercatela lontana dalla relazione che state lasciando andare indietro. Però è un po' come se vi dicessero di imparare a dominare la realtà, mi viene da dire così. Imparate a gestire la realtà. Il diavolo è una carta di ipercontrollo in questo caso. È come se doveste tenere tutto sotto controllo, tenere gli occhi aperti. È come un valutare le dinamiche. Tenete presente che qui avete un asso di spade al contrario. Qualche verità verrà a galla, ragazzi. E se per caso siete in una relazione dove apparentemente va tutto bene, vi dico, potrebbe anche essere l'altro, che arriva e rompe la relazione. Ma male non va, nel senso che poi arriva questo re di coppe. Ok? E vi dico, c'è comunque questo gruppo di carte. Il tre di bastone è una carta che guarda il futuro, una carta che parla di qualcuno che ha
è, come vi posso dire, è arrivato dall'altra parte, ha già effettuato una scelta, si è già spostato. E poi abbiamo la carta degli amanti, parla anche di una scelta fatta nel modo giusto, parla di amor proprio. È un po' come se iniziasse, diciamo, ad alzare la testa, a dire no, ok, esisto anch'io. Basta rimanere in questa situazione di 4 di coppe fondamentalmente. 4 di coppe è una carta che è un po' lì, sconsolata, e appunto è una carta che si focalizza su quello che si perde, non su quello che si ha ancora. Carta numero 8. Allora, è una carta che parla di questioni familiari. E effettivamente, ragazzi, essendoci re e regina di coppe, per qualcuno potrebbe rappresentare i genitori. Non lo sento tantissimo, però per qualcuno sì, effettivamente potrebbe anche far riferimento a una questione legata alla famiglia di origine. Però vi dicono anche che avete un supporto divino. Vi dico, infatti, normalmente negli arcani tradizionali, sia gli amanti che la carta del giudizio, fatemi vedere se avete qualcos'altro, vengono rappresentate con le ali degli angeli, come se ci fosse qualcuno nei mondi superiori che in qualche modo vi sta supportando. Parla anche di zona di comfort, che è quello che sento che sarete un po' obbligati a lasciare andare in questo prossimo periodo. Ma sarà per il vostro più alto bene, sia per a causa, diciamo così, degli amanti, sia per il mondo. Il mondo è sempre una carta che parla di chiusure di cicli, di cambi, magari anche veloci, però sono cambi per il nostro più alto bene. È un momento di reindrizzamento per voi. Sento che arriverà un nuovo tipo di amore, un nuovo... L'amore non solo per qualcun altro, ma anche per voi stessi. È come se iniziaste a valutarvi un pochettino di più, o a darvi più valore personale, o a credere di più in voi stessi. Questa torre vi farà bene, ve lo dico io, perché scoprirete un mondo. Da lì in avanti scoprirete un mondo. Amici della terza lettura, spero che vi sia stata utile, che vi sia stata di ispirazione, insomma. Quello che arriva è, sento che potrebbe essere un nuovo amore per qualcun altro l'amore verso se stessi. Ci potrebbe essere o una separazione per qualcuno o comunque un non voler più scendere a patti o ad accordi, come un dare un ultimatum. Però per molti sento che arriva l'amore, ragazzi, anche perché anche qui avete l'imperatore e un asso di coppe. Fatemi sapere poi nei commenti. Se avete piacere potete anche iscrivervi, lasciare un like, se avete piacere potete condividere il video oppure abbonarvi al canale. Spero che comunque la stesa vi sia stata di aiuto, di ispirazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!